Ciao Gnari e bentornati nel canale del Barba. Sono qua oggi per parlarvi della macchina del formaggio Ariete B-Cheese e per mostrarvi il funzionamento. Quindi non perdiamo tempo, andiamo ad analizzarla, vediamo subito innanzitutto le misure. Abbiamo un'altezza di 18 cm e un diametro di circa 20 cm, quindi diciamo che l'ingombro è abbastanza contenuto. Prima di andare a vedere però il procedimento per fare il formaggio che vi mostrerò passo passo, voglio dirvi tre cose molto importanti. So già che molti di voi mi diranno va bene, ma il tempo perso per fare il formaggio, se l'avessi comprato avrei fatto prima, avrei speso meno, ok, oppure lo potevo fare con una pentola o un termometro, ok, tutto vero. Però questa piccola macchina ci aiuta e ci guida passo passo rispettando determinate temperature e determinate tempistiche che ci indicherà lei. Punto numero 2, a proposito di tempi, sappiate che dovrete dedicare al procedimento almeno un paio d'ore, perché tra l'inserimento degli ingredienti e la realizzazione della cagliata ci sono dei tempi da rispettare e poi potremo lasciare il formaggio un paio d'ore a scolare. Detto questo, devo dirvi che il tempo è veramente ben speso, perché la soddisfazione che si otterrà al momento dell'estrazione del formaggio delle fustelle è veramente grande. Terzo punto, per avere dei risultati non possiamo usare un latte a caso o ingredienti a caso, dobbiamo usare un determinato tipo di latte che viene indicato a seconda del formaggio che vogliamo utilizzare. Tutti gli ingredienti comunque sono facilmente reperibili, compreso il caglio e l'acido citrico, che sono reperibili in farmacia o su Amazon o su internet in generale, ma quindi il consiglio è quello: prima di cominciare, come ho fatto io, quantomeno controllate bene le tipologie di ingredienti da utilizzare. Quindi fatte queste premesse doverose, andiamo subito a vedere cosa ha combinato il Barba, che di certo non è un esperto di formagerie, ma è totalmente un neofita. Andiamo a vedere cosa ho combinato. Eccoci al test di utilizzo, vi indico gli ingredienti per realizzare una cacciotta fresca. Quindi abbiamo 2 litri di latte, mi raccomando intero, di alta qualità e fresco, perché sennò i formaggi non li facciamo, 50 g di panna, 75 g di yogurt, 5 g di sale e 5 ml di caglio. Procediamo. Uniamo nella vaschetta della macchina del formaggio latte, panna, yogurt e sale, mescolando per bene. A questo punto inseriamo il cestello, selezioniamo formaggio classico con caglio, programma 1, ok. Attendiamo che si accenda la spia. Dopo circa 15 minuti la macchina ha fatto il primo beep, si è accesa la spia del caglio, quindi andiamo a inserire il caglio. Dovremo poi mescolare bene. E poi fermare il latte mescolando un attimo in senso contrario. Mescoliamo bene in fondo. Fermiamo. Copriamo. Andiamo ok. E ora dovremo aspettare circa un'ora e mezza che si crei la cagliata. Si è accesa la spia della spatola, tagliamo la cagliata in cubotti di circa 2 cm x 2. Ricopriamo e aspettiamo che si accenda di nuovo la spia. Ok, si è accesa, sminuzziamo la cagliata in pezzi piccoli con chicchi di grano, ricopriamo e aspettiamo. A questo punto, anziché alzare il cestello e lasciarla scolare lì, decido di metterla in queste fustelle più piccole che ho comprato precedentemente su Amazon a 10,10 €. Quindi andrò poi a prendere gli ultimi residui e le posizionerò in questo modo. Fustelle una dentro l'altra per pressar bene. Sono agitatissimo. Wow, spettacolo, guarda qua, guardate, perfetta.
Vediamo se la seconda è lo stesso. Sgancio. E perfetta anche la seconda, ma sono stra esaltato, guardatele da vicino. E poi anche una visuale della nostra caciotta fresca tagliata, ottima. Ecco qui barba formaggere, devo dire che forse sono stato fortunato, non lo so, sono assolutamente soddisfatto e stupito dal risultato che ho ottenuto. Se l'ho fatto io, vi assicuro potete farlo anche voi rispettando le tipologie di ingredienti indicate. A questo punto non mi resta che ricordarvi di mettere un bel mi piace al video se vi è stato utile, di iscrivervi al canale per seguire i prossimi video e alla prossima!